Salve Tony. Ciao Nick. Com'è? Tutto bene? Tutto bene, mi trovo un po' di Bello. traffico, ma ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, siamo arrivati nel covo di Black Bay da Nick per pianificare assieme quella che è la prima spedizione di questa nuova serie Cosa ci portiamo, Tony? orientata alla pesca del luccio, ma non solo, che ci vedrà appunto protagonisti in Europa e probabilmente andremo anche oltre per condividere assieme un po' la nostra esperienza e le nostre pescate. Sì, diciamo che dopo anni di lavoro e collaborazione dietro le quinte abbiamo deciso di andare un po' a pescare, che ci mancava, a pescare assieme, e la voglia è quella di condividere un po' questa avventura, quindi sarà una cosa molto, molto real, molto naturale, e vi faremo vedere appunto come approcciamo io e Tony, approcci in pesca in posti nuovi completamente entrambi, quindi nessuno di noi è mai stato in questi luoghi. E l'idea è quella di girare un po' l'Europa, come dicevi tu, ma non solo, perché abbiamo qualche progetto che spero si avvererà nei prossimi anni. E come prime mete abbiamo scelto la Francia, che è una zona con parecchi laghi alpini, ambienti molto interessanti che siamo già abituati a pescare, ma ancora completamente sconosciuti a noi, e la Lapponia, da un caro amico tra l'altro e collega, terra del nord della Svezia, anche lì completamente vergine, non ho mai pescato in Svezia, quindi prima volta. Anche per me. Anche per me. L'idea è quella anche appunto di fare un qualcosa che rimanga aperto, che non abbia una fine, insomma, in modo da potersi comporre via via nei mesi e negli anni e che potrà, si spera, ospitare un domani decine di episodi arricchendosi anche via via con nuovi protagonisti, ospiti e quant'altro. Con l'occasione siamo venuti oggi anche a registrare una delle tante puntate del nuovo podcast che Nick ha deciso appunto di intraprendere, che appunto oggi mi vedrà protagonista. Assolutamente, sì, è Beyond the Bay, è un nuovo progetto di Black Bay. Ho deciso di fare questo podcast invitando, come nella prima serie, un po' di ospiti italiani del mondo della pesca al luccio, quindi il filo conduttore della prima serie sarà appunto la pesca al luccio. Abbiamo già registrato le prime puntate, ma ce ne saranno parecchie altre. Oggi ovviamente toccheremo il livello massimo della serie con Tony. Così si vede. Sì, possiamo andare Qui. Lo scivolo dovrebbe essere qua, Sì, questa più o meno. zona. Però anche la zona poi su del lago. Buongiorno ragazzi, siamo in Francia, siamo arrivati ieri sera, siamo in Savoia e oggi andremo a pescare sul lago di Bourget, che è appunto il lago più grande della Savoia, è lungo circa 18 km con una profondità che arriva a quasi 150 metri. L'obiettivo è il luccio, ci sono dei bei lucci ed è un ambiente molto favorevole, diciamo, alla pesca del luccio, per cui partiremo da lì. E sei cazzuti? Bourget. Bourget. On y va? On y va. Io stavo guardando la mappa di Bourget, la cartografica, sembra molto interessante, Tony. Sì. Molto figo, sì. È un lago alpino molto verticale, sempre scalini molto accentuati. C'è qualche zona di acqua un po' più bassa, però sembra molto promettente. Ci sono anche un paio di foci che entrano, due baie più basse. C'è tanto da guardare. Non è piccolo. Pensi che potremo trovarli i pelagici? Sicuramente è un lago che si presta un po' come tutti gli altri. Potrebbero essere pelagici, ma come vista la stagione e tutto, mi aspetto anche magari del foraggio un po' più in zona scalino. Certo. Secondo me dobbiamo guardare un po', non sono laghi facili, laghi alpini, acqua cristallina,
Vediamo come va, insomma. Però carichi e promettenti tutto. C'ho un gaso addosso. Cosa ve lo mettevi, Tony? Ah, dentro lì dove c'ho le canne. Siamo arrivati appunto qui sul lago di Bourget. Adesso dobbiamo fare in fretta perché ci sono degli altri ragazzi con una barca. E da primo acchito ci è già piaciuto molto il colore dell'acqua, che non è iper trasparente. È sempre problematico quando l'acqua è troppo chiara, perché i pesci vedono troppo bene le esche e capiscono meglio i nostri inganni. L'acqua invece qui ha il giusto colore. Adesso partiamo carichi e vediamo di far rendere subito questa giornata. Ok ragazzi, siamo arrivati sul primo spot. Adesso mentre Nick cerca una buona situazione, noi prepariamo le canne. Allora sicuramente partiremo con un Black Shad 24 cm, colorazione persico, colorazione Fire Tiger, magari colorazione un po' accese visto un po' il colore dell'acqua che è molto velata. E poi un'altra arma micidiale sarà il Black Beetle. Questa è la versione Big One Special e praticamente andiamo a innescarlo da nuovo. Allora sono le 10:50, sono quindi 3 ore che stiamo pescando. Abbiamo già sondato 3-4 zone diverse che si sono dimostrate ben poco proficue. Non abbiamo ancora visto quasi niente se non un pesce che sicuramente era un luccio. È normale, è un lago comunque molto tecnico, molto difficile, in cui in primis bisogna sapere dove andare a rivolgere appunto la nostra azione di pesca. Però il posto è molto bello, sono sicuro che una volta che troveremo un pesce, del foraggio, potremo iniziare magari a fare anche qualche drift, a pescarci in maniera convinta, perché avremo trovato un po' la zona su cui concentrare la nostra azione di pesca. E là tra l'altro. L'altro più bello dei pali. Esatto. Ce l'ho! È qua, Oh, no. magro 95. Ok, Black Shad 24 Fire Tiger. Il pesce super energico, sono molto chiari per il colore dell'acqua e dai, buon inizio. Abbiamo capito qualcosa, quantomeno. Abbiamo capito dove andare a cercarli. Ma che cazzo vuoi aver capito, Tony? Che hai lanciato a minchia su un pesce che era dietro la barca, Tony. Dai.
Vuoi cambiare completamente, andiamo di là o dove ti senti? Ma quelli là sono tutti live scoper secondo te? Quella barca là? Non lo so. Quella barca là? C'è una pressione abbastanza importante. Avremo già visto almeno una decina di barche settate, molto attrezzate, che sicuramente stanno pescando anche loro il luccio. Ovviamente con le sonde live si riesce a trovare questi pesci in maniera molto veloce, che con altre tecnologie risulta quasi impossibile. Ci siamo concentrati quindi molto all'inizio sulla parte limitrofa del lago, quindi sugli scalini, per cercare di individuare i pesci in prossimità di palle di foraggio, strutture o quant'altro, ma ci si è resi conto subito che il foraggio era molto sparso sulla colonna d'acqua e proprio sullo specchio d'acqua, e quindi ci siamo spostati nella parte più pelagica, trovando le prime marcature e approcciando i primi pesci appunto con la tecnica dello sharpshooting, che è questa tecnica che tramite la sonda live ci permette di individuare il singolo esemplare e di pescare proprio il singolo esemplare. Guarda che arriva! Grande Nick! Bello! E allora... Bel pesce. Aspetta. E vai. Grande Tony. Bella grande. Come sempre fatica, però. Bellissimo pesce del lago di Bourget. Un pesce appena sopra il metro, ma stupendo, una gran mangiata. Tanta ricerca, ma alla fine bisogna spendere tempo per trovarli sempre, e ne vale sempre la pena. Bellissimo, adesso lo rilasciamo e forse ne prendiamo altri. E vai. Allora, ci siamo accorti che stanno mangiando parecchio dei colori abbastanza naturali e in taglia abbastanza piccola di shad. Quindi black shad colorazione agone o blue herring, sparkle herring, roba così sicuramente ottima. Abbiamo usato teste piombate abbastanza pesanti, da 40-50 grammi, monto una a 40 grammi in questo caso. Poi quando monto le screw head, per evitare che poi twistino durante il lancio, consiglio sempre un pelino di super attack. Stringiamo la nostra testina in posizione, adesso lo lasciamo asciugare, prendiamo una Stinger, in questo caso è una Stinger di BKK dell'1.0, che tra l'altro è stata disegnata da me per BKK e si sposa benissimo con tutte le misure dei nostri black shad. Quindi per il 20 cm usiamo la 1.0, tolgo la mollettina, vado a fissarla nell'occhiellino della testa piombata della screw head. Stiamo pranzando con una Caesar salad, non ci hanno fornito le posate, quindi stiamo andando con le mani, e ho percolato poco fa diversi lucci. Diciamo che il sentore del luccio misto a questi aromi della insalata... Pesce, Tony? Guarda che c'è un pesce, Tony. Lo vedo. Lo vedi? Sì. Non si può neanche pranzare in pace. Ce l'ho. Tony. Com'è? Sembra bello, testa parecchio. Bello, bello. Grande Tony. Oh, sull'amato. Bravo Ciccio. Comunque c'è una buona popolazione, Sì, sì. Parecchi pesci sono sospesi in giro sul foraggio. Qui sono molto pelagici in quest'area e ci abbiamo messo un attimo a trovare la zona giusta, però tra l'altro pesci anche molto in forma. Molto sicuramente. Quando peschiamo all'estero, in
posti completamente nuovi. Ovviamente c'è tutta una parte di legislazione e burocrazia, sia dal punto di vista dei permessi di pesca, ma anche delle dotazioni di bordo che dovete avere in barca e che vi consiglio sinceramente di studiarvi attentamente, onde incorrere in sanzioni o multe di qualsiasi tipo. Ho trovato la zona, abbiamo avuto qualche rifiuto adesso, però pian pianino, con un po' di pazienza, abbiamo trovato un'altra finestrella di attività, un altro bel pesce. Quindi Bourget sta decisamente pagando. Vediamo la vista. Ce l'ho. Interessante vedere come hanno questa colorazione sbiadita per il colore dell'acqua. Lo lasciamo. Diciamo che oggi ne stiamo prendendo di pesci. Adesso penso sia il quinto pesce preso, diversi altri che sono arrivati cattivi. Non ci possiamo lamentare, insomma, lago che non conosciamo, e ci abbiamo messo un attimo a capire cosa dovevamo fare, e nel momento in cui siamo entrati in pesca siamo stati da subito efficaci. Ok ragazzi, abbiamo tirato le 8:20 di sera. Tardino, però dai, ne valsa la pena. Sì, sì. E abbiamo preso tanti lucci, ci è voluto un po', però alla fine. Sì, però direi che ha pagato. Abbiamo cercati parecchio, non è stato facile, ma il tondo del lago nuovo non è sempre immediata, però una volta trovato la chiave dove erano i pesci, come mangiavano e come prenderli, insomma, hanno reagito bene, erano molto reattivi sulle esche, quindi una super giornata assolutamente. Bel lago che ci lascia Sì, soddisfatti. bellissimo. Domani ci dedicheremo invece a un nuovo lago, che è il lago di Annecy, e che è qui a una quarantina di minuti. Un altro super lago. Un altro Sulla super carta, lago, sì. sì. Grossi lucci e soprattutto Meno grosse lucci, trote. dicono Meno lucci ma grossi. Quindi Esatto, e vediamo. fanno anche delle super trote, quindi vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Nuovo challenge anche lì, ma siamo pronti. Quindi grazie infinite. Per tutto trovate il link in descrizione, i prodotti che abbiamo usato e tutto quanto, dalle esche all'abbigliamento, un po' tutto. Ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commento, lasciare un like, tutto quanto, e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao e grazie. Ciao!